tutti dalla città albanese, da dove nella seconda parte del I secolo a.C. nacque l'idea della creazione dell'impero romano. Siamo da Polonia, io che vi parlo sono Alban Kraja. Siamo nel 44 a.C., il 15 marzo. Cesare fu ammazzato in una congiura guidata da Bruto. Qui, in questa terra, in questi luoghi, in queste contrade, proprio qui, studiava il suo erede al trono, il suo figlio prediletto, che era infatti il suo nipote, Ottavio, colui che diventerà Ottaviano Augusto e diventerà il primo imperatore dell'impero romano. Ricordiamo che fino al tempo di Cesare, nel 44 a.C., Roma era una repubblica. Ottaviano studiava qui, studiava proprio in Albania, in questa magnifica cittadina che era Polonia. Studiava belle arti, studiava l'arte della guerra, studiava scienze, studiava la cultura dell'epoca, studiava i filosofi e soprattutto l'oratoria. Era qui, nel momento che fu raggiunto dai emissari che mandò il Parlamento dell'epoca, il Senato romano, e nella compagnia di Agrippa, il suo amico d'infanzia, il suo amico d'arme, il suo amico dei studi, il suo amico che non lo tradirà per tutta la vita, ma lo accompagnerà sempre. Insieme a Agrippa presero la decisione di tornare in fretta furia per andare a Roma e prendere quello che gli apparteneva, la corona della loro repubblica, con l'idea di fondare l'impero romano. Insieme a Agrippa stipularono un accordo con la signoria locale della Polonia e delle contrade vicine e in testa di 1000 cavalieri albanesi si imbarcarono a Durazzo e salparono il mare, arrivando a Roma per creare e incoronare il loro sogno. Dopo un po' di tempo lui si scontrò con molti rivali, si scontrò con molte sfide, raddoppiò quasi la superficie dell'allora impero romano e arrivò fino al Mar Caspio, in Inghilterra, nell'oceano, e tutto il Mediterraneo era controllato da Ottaviano Augusto. E Ottaviano Augusto fu uno dei imperatori più longevi dell'impero romano e regnò fino al XIV d.C., proprio in agosto del 14 d.C., che avviene sua morte in un'età abbastanza, oltre, causò nell'impero una situazione di ambiguità su quello che sarebbe la continuità del suo progetto. E infatti lui aveva già pianificato tutto e l'impero romano resistò per altri 4 secoli dopo la sua morte. E ricordiamo che la terra che gli insegnò a Ottaviano quando aveva una tenera età, perché ricordiamo che partì dall'Albania all'epoca all'età di 19 anni per assumere il potere a Roma. Lui ebbe una grande riconoscenza di questa terra, ebbe una grande stima per questa terra, tanto è che aprì le porte ai legionari albanesi, ai generali albanesi, e molti dei quali diventarono persino i suoi eredi, perché ricordiamo dalla storia che alla guida di Roma poi, dopo Ottaviano, furono ben 24 imperatori di origine albanese e tra i più importanti ricordiamo Diocleziano, Costantino Magno, Aureliano e tanti altri. Da questa terra, dove ebbe inizio l'idea dell'impero romano, vi saluto io, Alban Kraja, e vi abbraccio forte.